Allora, presentiamo il dottor Matteo Boschini. Il suo intervento si intitola Diagnostica di laboratorio per la rilevazione di permeabilità intestinale e disbiosi. Il dottore è qui presentato anche come Diagnostica Spire. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, rimaniamo in tema di diagnostica, quindi rimaniamo in tema di cercare delle soluzioni, degli strumenti per aiutare queste famiglie. Vi presento brevemente chi siamo. Noi siamo un laboratorio che fa diagnostica avanzata in moltissimi ambiti della salute. Uno degli ambiti in cui siamo maggiormente specializzati è proprio il benessere dell'intestino e del microbiota intestinale. Proprio per questo siamo anche il laboratorio di riferimento per l'associazione Panciando e per tanti anche specialisti che si occupano di questi temi di iperpermeabilità intestinale e di disbiosi. E l'altro giorno, inizio con una citazione, parlavo con un mio collega e questo mio collega mi ha detto: ma leggi questa citazione, Matteo, leggila un po'. Ho detto: tutte le famiglie felici si somigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. E ho detto: ma scusa, ma Roberto, ma di cosa stai parlando? Noi qua mica facciamo letteratura, ci occupiamo di intestino, di scienza. Ho detto: prova a sostituire la parola famiglia con la parola intestino. Questo che cosa ci dice? Ci dice l'enorme complessità, come ormai avete visto seguendo le relazioni di chi mi ha preceduto, dei temi di cui stiamo parlando, quindi dell'intestino in particolare. L'enorme complessità e anche l'enorme numero di studi che stanno emergendo e della relazione che delle patologie dell'apparato gastrointestinale e del microbiota hanno con tantissime condizioni e problematiche che non riguardano più soltanto l'intestino, quindi diciamo così delle patologie di carattere extraintestinale. E allora come lo misuriamo noi queste alterazioni del nostro benessere intestinale? Come facciamo nella pratica? Abbiamo visto anche grazie alla dottoressa Marzetti, come facciamo per misurare se c'è un problema, se alla base di una patologia anche extraintestinale c'è un problema nel nostro intestino? E qui appunto noi abbiamo sviluppato, adesso ne parleremo, un referto, un'analisi di laboratorio per dare uno strumento pratico utile allo specialista in modo tale da poter fare questo tipo di valutazione. E il primo aspetto di cui andiamo a parlare oggi, l'abbiamo accennato, è stato già accennato in parte precedentemente, è proprio il tema della iperpermeabilità di membrana. Non mi dilungo su questo, ma come sapete, in condizioni di omeostasi il nostro organismo consente una parziale permeabilità della membrana intestinale, ma permette a livello intercellulare il passaggio solamente di soluti e piccole molecole. Questa regolazione è consentita dalla zonulina e invece quando questa omeostasi si perde per tante ragioni diverse, quello che succede è proprio che una membrana intestinale infiammata provoca un aumento della produzione di zonulina e di conseguenza si verifica l'iperpermeabilità di membrana e quello che ci troviamo è un sacco di cose che non dovrebbero circolare nel sangue e che invece ci finiscono, tra questi anche i microrganismi. A questo punto passiamo dalla scienza alla pratica, no? Cerchiamo delle soluzioni concrete. Qui il nostro laboratorio appunto si è occupato di sviluppare una metodologia nuova, un pochino più semplice di altre metodologie, per riuscire ad ottenere un risultato importante, veloce, facile da raccogliere per i nostri pazienti. E diciamo che la zonulina, la rilevazione della zonulina, noi possiamo rilevarla in due modi differenti, o a livello fecale o a livello sierico. La differenza è che da una parte la zonulina fecale è più precisa, sarebbe più precisa, ma richiede più misurazioni da parte dello stesso soggetto, perché ci sono delle variabilità individuali che si possono verificare e che quindi bisogna tenere conto. Invece la zonulina misurata a livello del sangue consente di aggirare questo piccolo problema, perché risulta essere più attendibile sulla singola misurazione. La ragione per cui la zonulina fecale sebbene in un certo senso possa essere considerata più precisa, ma non se presa una sola volta, la ragione per cui si verifica questo fenomeno è proprio legato al fatto che gli intestini non sono tutti uguali.
ci sono degli intestini che viaggiano, che dentro hanno delle locomotive del 1800, altri intestini che invece viaggiano con delle frecce rosse all'interno, quindi c'è una motilità intestinale differente che va a influenzare quanto le nostre feci permangono all'interno dell'apparato gastrointestinale e quindi raccolgono nel loro percorso, nel lungo percorso, un certo quantitativo di zonulina. E allora il nostro laboratorio ha cercato di trovare una soluzione anche a questa problematica e si è rivolto proprio al tema alla rilevazione, alla ricerca della zonulina nel sangue. Ma qui ci sono tra di voi sicuramente tanti specialisti medici, sapete che il prelievo venoso non è una soluzione facilmente percorribile, perché ha tutta una serie di problematiche maggiori, serve un professionista specializzato, servono delle strumentazioni più importanti, serve il luogo idoneo e poi anche potrebbe essere più impattante dal punto di vista emotivo per il paziente. Quindi noi quello che abbiamo fatto è cercare una soluzione a tutti questi problemi e siamo riusciti a trovarla grazie a una collaborazione che abbiamo fatto Diagnostica Spari in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio. E grazie a questa collaborazione siamo riusciti ad ottenere una soluzione a questo tipo di problema. Quindi è stato condotto proprio da parte dell'università insieme a noi uno studio di fattibilità e oggi vi presentiamo quello che è appunto il nostro risultato. Sicuramente la tecnologia che utilizziamo per questo tipo di analisi è il test ELISA, su cui non mi dilungo perché lo conoscete sicuramente. Abbiamo fatto una comparazione di quelli che sono i campioni rilevati da sangue venoso e da sangue capillare e siamo riusciti a ottenere una comparabilità dei due risultati, quindi della zonulina rilevata tramite campione venoso e campione capillare. E poi abbiamo chiaramente sviluppato quella che è un intervallo di valori ottimali che possiamo considerare ottimali in quanto corrispondenti a quelli che hanno circa il 95% delle persone che sono state coinvolte nello studio, e abbiamo definito degli intervalli che sono poi quelli che sono inseriti all'interno dei nostri referti. Ma c'è un altro aspetto importante da considerare, che è il trasporto, perché noi siamo un laboratorio, quindi serviamo tutta Italia, tutta la nazione, isole comprese. Il trasporto di sangue richiede tutta una serie di accortezze, no? Di temperatura, di velocità entro il quale deve essere condotta l'analisi. Ecco che grazie proprio al campione capillare questo tipo di problematica si riduce molto, perché la conservabilità del campione migliore, quindi rende più facile anche questo aspetto, che comunque rimane logistico, che rimane importante. E quindi questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Il nostro percorso anche di collaborazione con l'università ci ha portato a sviluppare questa nuova metodologia che ci consente appunto di utilizzare il campione da prelievo capillare, e che quindi è anche più facile di esecuzione, quindi semplifica un po' tutta la parte laboratoristica diagnostica allo specialista ma anche al paziente. E questo quindi è la nostra analisi di cui vi parliamo oggi, e che si chiama Healthy Gut più Dysbio, perché include, adesso lo vedremo, sia un'analisi della iperpermeabilità di membrana attraverso la zonulina capillare, che anche un'analisi proprio delle disbiosi. E noi siamo stato il primo service in Europa a rilevare la zonulina su sangue capillare. Ora vi faccio vedere un po' qual è il nostro referto, visto che tra di noi ci sono anche diversi specialisti che quindi fanno uso chiaramente di queste analisi. Come vedete noi vi forniamo quelli che sono i risultati con i valori che sono emersi di zonulina, ma vi diamo anche delle indicazioni che sono state firmate da un professionista, da un dottore esperto, Cono Casale, e vi diamo delle indicazioni di carattere generale anche per poi passare dall'esito dell'esame a una terapia, a un intervento di carattere nutrizionale e di integrazione. Ovviamente adesso qui ci sono delle indicazioni di carattere generale, perché è lo specialista che poi ha il compito di costruire un percorso nutrizionale, terapeutico, di integrazione specifico per ogni paziente. Ad esempio, delle indicazioni, per esempio,
Sulla parte, per quanto riguarda la parte alimentare, se abbiamo un intestino che soffre di iperpermeabilità, dovremo sicuramente limitare il consumo di alimenti processati, di alimenti industriali. Può essere utile anche ridurre a volte il glutine, perché in alcuni soggetti può causare una problematica di infiammazione a livello intestinale. E poi quello che diciamo e che hanno detto anche chi mi ha preceduto, si tratta di promuovere il più possibile un'alimentazione il meno possibile processata e industriale, un'alimentazione e anche delle modalità di cottura che siano il più semplici possibili, quindi vapore, lessatura, evitare fritti e quant'altro. Stessa cosa sull'integrazione, quando parliamo di iperpermeabilità di membrana si può lavorare in due sensi, uno con delle soluzioni che consentono di ripristinare l'integrità della nostra membrana e allo stesso tempo anche con degli integratori che consentono di ridurre lo stato infiammatorio a livello locale dell'intestino e anche lo stato di ossidazione dell'intestino, diciamo così, di tutti i processi biochimici a livello intestinale. Poi noi aggiungiamo in questo referto, che quindi è molto ricco e completo, diventa quasi uno strumento anche di divulgazione scientifica, rivolta sia allo specialista ma anche a chi è indirizzato a poi questa analisi, perché ci sono degli approfondimenti che magari per chi è veramente esperto sono informazioni che vengono già conosciute, ma per chi invece sta imparando sia come specialista ma anche come paziente a conoscere questo tipo di problema, sono molto utili, sono molto importanti, quindi questo referto assume un valore anche proprio di comunicazione, di divulgazione scientifica importante. E a questo punto faccio una domanda in cui in realtà però la risposta l'hanno già detta chi mi ha preceduto. Finisce qui? Cioè io misuro il benessere intestinale solamente in termini di iperpermeabilità di membrana? Purtroppo no, perché quando noi parliamo di intestino dobbiamo iniziare a considerarlo non soltanto come un organo tal quale, ma come due organi diversi uniti insieme, cioè abbiamo l'intestino e il microbiota intestinale, quindi che svolge tutta una serie di funzioni che non possiamo considerare più accessorie, sono proprio elementi essenziali del funzionamento dell'apparato gastrointestinale. E quindi bisogna appunto, non possiamo non parlare, non possiamo non andare a valutare a livello diagnostico anche lo stato, le condizioni del mio microbiota intestinale. Questa solo l'ho messa perché a me quando parliamo di microbiota intestinale mi viene sempre in mente un po' l'universo. Questa è una fotografia del telescopio Hubble che fa vedere innanzitutto l'enorme vastità di galassie che ci sono nell'universo e poi il contesto in cui abitano queste enorme vastità di galassie, il buio totale, no? Un po' come il nostro intestino, un mondo complessissimo, ricchissimo di tantissime diversità di specie, di organismi che si trovano in uno spazio buio, perché il nostro intestino effettivamente è al buio. E quindi, come vi dicevo, è importante prendere consapevolezza del fatto che quando parliamo di microbiota intestinale stiamo parlando di una sorta di organo che svolge tutta una serie di funzioni. Adesso qui non mi dilungo, ma sicuramente molte le conoscerete già, però è importante per farci prendere consapevolezza del perché abbiamo deciso di associare a un'analisi dell'iperpermeabilità un'analisi della microbiota intestinale. E quindi sicuramente abbiamo un microbiota intestinale in salute che possiamo chiamare in eubiosi. Di concerto, d'altra parte, abbiamo un microbiota intestinale che ha perso la sua omeostasi e che viene definito un microbiota quindi in una condizione di disbiosi. E le disbiosi non sono tutte uguali, esistono tantissime disbiosi differenti, però diciamo che un primo livello importante di distinzione che possiamo fare anche su quella che è l'intervento che noi andiamo a fare, proprio in termini sia nutrizionali che di integrazioni, è la distinzione tra disbiosi fermentativa e disbiosi putrefattiva, perché una è localizzata nell'intestino tenue e l'altra è localizzata nell'intestino grasso, nel colon. E queste hanno delle origini differenti e hanno anche delle strategie proprio di intervento sia nutrizionale che di integrazione differenti. Dopo ci torniamo sopra. E quindi, bene, ok, ma perché abbiamo legato proprio la disbiosi con l'iperpermeabilità? Cioè, cos'è? Abbiamo preso due cose che
che vanno di moda e le abbiamo messe insieme allo stesso referto? No, assolutamente no. Perché? Perché come dimostra questa pubblicazione che è stata fatta proprio da uno degli scopritori della zonulina, una delle principali ragioni per cui insorge un'iperpermeabilità di membrana è un'alterazione del microbiota intestinale, è stato accennato anche in precedenza, e quindi non possiamo non fare un'analisi congiunta per fare una valutazione effettiva se il nostro soggetto, il nostro paziente ha un problema a livello intestinale di permeabilità e ha un problema che potrebbe essere anche a sua volta poi causato da una disbiosi. Quindi noi abbiamo unito questi due aspetti in un'unica analisi, in un unico referto, per dare un quadro completo dello stato di salute dell'apparato gastrointestinale del soggetto. E quindi in che modo la disbiosi causa un'iperpermeabilità di membrana? Le cause, i modi, i meccanismi eziopatogenetici sono diversi. Ve ne faccio vedere alcuni. Questo è quello che appunto abbiamo la mucosa intestinale, abbiamo la membrana intestinale, scusate, con al di fuori due strati di muco, no? Uno strato più a stretto contatto con la mucosa, in cui non vive il microbiota, e uno strato un pochino meno denso, in cui stanno tutti i microrganismi, vivono in tutti i microrganismi. Ecco che se si verificano delle problematiche tali per cui una parte della popolazione microbiota, che si chiamano i batteri gram negativi, iniziano, diciamo così, una guerra intestina, quindi iniziano ad avere delle problematiche o con il sistema immunitario o con altre famiglie di batteri, possono andare incontro a una degranulazione conseguente alla loro morte, che provoca il rilascio di LPS, che sono delle sostanze che poi vanno a danneggiare la nostra mucosa intestinale. Quindi alcuni microrganismi sono in grado di rilasciare delle sostanze che sono dannose, che danneggiano la mucosa intestinale, e quindi cosa insorge? Iperpermeabilità di membrana. Questo è uno dei meccanismi, ma ce ne sono altri. Guardate questo che mi è particolarmente anche a cuore, proprio perché riguarda il tema dell'alimentazione. E questo non è più solo interesse diretto di chi ha delle patologie particolari di cui magari discutiamo in questo contesto, ma può essere di carattere di interesse e di attenzione il tema dell'alimentazione e di come una scorretta alimentazione può provocare questi problemi a tutte le persone in generale, quindi anche chi sono dei professionisti come quelli che ci ospitano in questo ambito, che hanno bisogno di trovarsi in una condizione di benessere psicofisico migliore al massimo, perché devono operare in situazioni, in contesti di alta complessità, tali per cui anche questi aspetti necessitano di essere attentamente attenzionati dagli specialisti che li seguono direttamente. Quindi questo è di nuovo la stessa immagine di prima, abbiamo le nostre belle cellule dell'apparato gastrointestinale con tutta una serie di batteri e il muco. Nel momento in cui io introduco della fibra, quindi alimenti, non la pizza o quant'altro, introduco alimenti a base di fibra, quindi alimenti di origine vegetale, introduco anche del nutrimento per questi microrganismi, e questi microrganismi, diciamo, riescono a trovare una fonte di nutrimento grazie a noi, no? Quindi sono un po' come i nostri animali domestici, no? O il Tamagotchi, per dire, noi gli dobbiamo dare tutti i giorni da mangiare anche a loro, non possiamo pensare solo alla nostra alimentazione, dobbiamo pensare che dentro di noi abita un grandissimo orto ricco di piante diverse che necessita la nostra attenzione, un bellissimo giardino che richiede anche una certa attenzione, una certa cura. Ecco che se io invece non gli do da mangiare della fibra, che cosa succede? Che alcuni di questi microrganismi sono in grado di degradare le glicoproteine del muco e quindi si mangiano il muco, e mangia che ti rimangia finiscono a diretto contatto con la mucosa intestinale. E qui un altro meccanismo che origina iperpermeabilità di membrana. Ok, questa è una slide che vi ho voluto dire per spiegarvi come il vero punto di contatto del nostro corpo con l'ambiente esterno spesso si pensa che sia la pelle, ma in realtà non è così, è proprio la mucosa intestinale. La vera muraglia cinese che ci separa dall'ambiente esterno è la mucosa intestinale. Infatti le interazioni che noi abbiamo, che il nostro epitelio cutaneo ha con l'ambiente esterno, sono molto ridotte, mentre con la mucosa intestinale, a livello della mucosa intestinale, abbiamo un'interazione enorme, perché noi tutti i giorni introduciamo cibo, sostanze, tossine varie, abbiamo un'enorme quantità di microrganismi che introduciamo, magari patogeni o che abitano il nostro organismo già di per sé. Quindi il vero punto di contatto e da cui dipende anche molto della nostra salute è proprio la mucosa intestinale. Tant'è che
come lo abbiamo accennato prima, chi ci abita nella nostra mucosa intestinale? Un'enorme quantità di cellule del sistema nervoso e un'enorme quantità di cellule del sistema immunitario. Ecco che quindi a sua volta anche il sistema immunitario può diventare copartecipe di meccanismi di iperpermeabilità di membrana. Quindi il sistema immunitario in un intestino infiammato, in una situazione di particolare attenzione, reagisce, il sistema immunitario a livello locale reagisce e può anche lui contribuire in determinati contesti, in determinate situazioni, ad alimentare questa spirale di iperpermeabilità di membrana. Bene, ma torniamo a noi. Abbiamo detto quindi, se voglio valutare l'iperpermeabilità di membrana, possiamo utilizzare la zonulina a livello capillare, tramite prelievo capillare. E per misurare la disbiosi come si fa? Per misurare la disbiosi abbiamo rilevato due diversi indicatori che si chiamano indacano e scatolo, che sono dei metaboliti del triptofano, di cui abbiamo accennato precedentemente, accennato la dottoressa che mi ha preceduto, e in base alle nostre abitudini alimentari varia il nostro microbiota intestinale e quindi variando anche il microbiota intestinale variano la concentrazione e la quantità anche di questi metaboliti. Quindi andando a rilevare questi metaboliti noi siamo in grado di capire che tipo di disbiosi abbiamo nel nostro paziente, una disbiosi a carattere fermentativo, una disbiosi di tipo putrefattivo, qual è l'importanza di questa disbiosi, ok? E dopo ci torniamo su questo aspetto. Intanto concludo questa parte, diciamo, aggiungendo che la sola rilevazione di indacano e scatolo dalle urine può dare dei problemi di falsi positivi e falsi negativi. Per risolvere questa problematica noi anche rileviamo la creatinina con lo scopo di normalizzare la quantità di indacano e di scatolo in base alla creatinina. In questo modo quanto il soggetto ha bevuto, quanta urina viene escreta dal soggetto, viene prodotta dal soggetto, non va a influenzare i livelli di indacano e scatolo, perché vengono sempre rapportati alla quantità di creatinina che viene prodotta da parte del soggetto. E quindi, concludendo questa analisi completa, per quanto riguarda la parte della disbiosi, ci consente di capire se c'è o meno questo tipo di alterazione del microbiota intestinale, dove si trova, quale tipologia è, fermentativa, putrefattiva, dove è localizzata quindi, e anche qual è l'entità, perché noi avendo un valore di questi metaboliti possiamo capire quanto è grave, quanto è severa o meno questa forma di disbiosi, questa alterazione del microbiota. Anche per quanto riguarda la parte disbio, vi faccio vedere un po' quello che è il nostro referto, quindi come vedete oltre alla zonulina adesso ho aggiunto anche indacano e scatolo e vi fa vedere proprio in maniera proprio anche dal punto di vista grafico, comunicativo, molto immediata dove si trova il soggetto. In questo caso come vedete c'è un valore di indacano alto, quindi avremo una disbiosi fermentativa. Anche qui ci sono sempre delle indicazioni di carattere nutrizionale e di integrazione che devono essere poi personalizzate per ciascun soggetto. Ad esempio sulla parte alimentare la disbiosi fermentativa è legata anche a un consumo eccessivo di cereali, di carboidrati raffinati, eccetera, quindi può essere fatto un intervento a questo livello. E per quanto riguarda lo scatolo elevato, quindi nei casi di disbiosi putrefattiva, spesso è legata anche a un eccessivo consumo di proteine, di carni, che quindi possono e devono essere moderate, non solo per questo, ma come sapete anche per tante altre ragioni, e allo stesso tempo torniamo sempre lì, un incremento del consumo anche di frutta e verdura, di alimenti, chiaramente a me piace chiamarli come mamma li ha fatti. Io li ho sempre distinti in alimenti stupefacenti, perché li metti in bocca e fai wow, no? Quando prendi in bocca delle patatine, la cioccolata, cosa succede? Il corpo fa la madonna, buona, ancora. Se invece ti metti in bocca il broccolo, un po' non è che sia tutto un po' come versione, non so, una persona super truccata o acqua e sapone, no? Questo tipo di distinzione può essere utile per far capire ai pazienti quali sono gli alimenti stupefacenti e quali sono gli alimenti come mamma li ha fatti, no? Nella loro semplicità, buonissimi nella loro semplicità. È chiaro che è un processo che richiede una rieducazione anche al gusto,
che non è immediata, però ci consente facilmente di distinguere quali sono gli alimenti verso cui dobbiamo puntare e quelli che invece dobbiamo cercare di moderare. Anche dal punto di vista dell'integrazione ci sono delle indicazioni, delle cose da dire importanti, perché nel caso di una disbiosi fermentativa, quindi in dacano alto, è consigliato dare soprattutto dei fermenti a base di lattobacilli, che sono dei microrganismi aerobi, ok? L'intestino tenue è un ambiente aerobio, mentre se parliamo di scatole elevato è opportuno dare dei bifidobatteri, non dei lattobacilli. In questo modo abbiamo dei microrganismi anaerobi che sono adatti a quel contesto del nostro apparato gastrointestinale, appunto l'intestino grasso è un ambiente anaerobio, quindi è adatto e indicato dare questa tipologia di probiotici. Oppure si possono anche abbinare dei prodotti prebiotici, ad esempio a base di fruttoligosaccaridi. Ok. Andiamo avanti, queste sono di nuovo la parte di approfondimento scientifico di cui vi ho già accennato prima, quindi per dare un pochino più anche di contenuto al di là della sola analisi. Noi non ci siamo fermati a dare il valore, stiamo cercando di promuovere una cultura scientifica nel mondo per gli specialisti e anche per i pazienti. E oltre a questo, diciamo che il tema non finisce qui, nel senso che ci sono molti altri aspetti che influenzano l'insorgenza o meno di una iperpermeabilità, o meglio più in generale di uno stato infiammatorio dell'intestino. Uno di questi, di cui vi cito oggi, di cui vi parlo oggi, vi faccio solo un cenno finale, è il tema della istamina, no? Voi sapete che l'istamina è una sostanza che può avere due origini, può avere un'origine endogena, quindi può essere prodotta dal nostro sistema immunitario che risponde nelle allergie con la produzione di IgE e istamina, oppure può essere introdotta nel nostro organismo anche perché è presente in alcune tipologie di alimenti, soprattutto alimenti fermentati, ad esempio alcolici, formaggi, alcune carni processate. E in realtà la quantità di istamina di per sé non è che noi dobbiamo vedere l'istamina come qualcosa che infiamma l'intestino, perché voi sapete che è sempre un tema di omeostasi, no? Di equilibrio. L'istamina ha una funzione importante anche organica per l'organismo e allo stesso tempo però che cosa c'è? C'è che l'organismo ha anche dei meccanismi di compensazione per evitare che eccessi di istamina provochino una perdita dell'omeostasi e l'insorgenza di una problematica. E questa funzione viene svolta da un enzima che si chiama DAO. Quindi l'equilibrio tra la quantità di istamina e la quantità e il funzionamento del nostro enzima DAO a livello intestinale, prodotto a livello intestinale, determina se la quantità di istamina o meno può provocare dei problemi, può provocare un'infiammazione. Quindi nel caso in cui i livelli di DAO, dell'enzima DAO, non siano sufficienti a metabolizzare la quantità di istamina che è presente nel mio intestino, ecco che allora insorge una istaminosi, ok? E chiaramente l'enzima DAO, la carenza di enzima DAO può essere causata anche da dei problemi di carattere genetico, quindi noi possiamo avere dei pazienti che non esprimono sufficiente quantità di DAO. Ok, questo giusto per dirvi che questo squilibrio può essere causato anche dal microbiota intestinale, di nuovo torna protagonista anche lui perché può influenzare il funzionamento, la produzione, la quantità di istamina che viene prodotta, oltre chiaramente a dei meccanismi di produzione dell'istamina dovuti a malfunzionamenti della DAO piuttosto che all'intervento del sistema immunitario. Quindi esiste anche, noi abbiamo sviluppato un referto che è ancora più evoluto, ancora più complesso, più completo, scusate, rispetto al precedente, che si chiama Healthy Gut Pudisbio e iDAO Inflammation, in cui abbiamo inserito anche la misurazione del livello di istamina, la misurazione del livello di DAO e il rapporto tra i due, perché vi ho spiegato che la cosa più importante da considerare è il rapporto tra questi due fattori nel determinare o meno uno stato di salute piuttosto che di alterazione, di perdita della nostra salute. Vi faccio vedere anche una cosa importante proprio per mantenere la praticità anche del mio intervento. Questo è il nostro kit di autoprelievo, quindi lo specialista può mantenere nel suo studio o può invece far ordinare dal nostro sito e-commerce
il kit direttamente dal paziente, lo può acquistare direttamente dal nostro sito e-commerce e arriva a casa sua e contiene tutto quello che è necessario per fare un prelievo in maniera autonoma, veloce, rapida, semplice. E quindi contiene chiaramente il cerotto, contiene il pungidito e anche la provetta delle urine, perché come abbiamo visto indacano e scatolo sono metaboliti che noi rileviamo dalle urine. Per questo convegno, diciamo, nel contesto di questo convegno abbiamo voluto fare una piccola promozione per tutti gli specialisti che avranno interesse nel conoscere i nostri servizi e anche nell'utilizzare questo tipo di test, e quindi esiste una possibilità di accedere ad uno sconto di 50 euro per quanto riguarda il test Healthy Gut più disbio, quindi per la zonulina e la rilevazione di un'eventuale disbiosi, e uno sconto di 60 euro per quello che è invece l'esame ancora più completo, che include anche la rilevazione di istamina, DAO e del loro rapporto. Per accedere, per ottenere questa scontistica potete venirci a trovare qui fuori nel nostro stand oppure anche dal nostro sito. Poi per procedere con l'acquisto è necessario utilizzare il codice coupon ASPAN24 che abbiamo proprio sviluppato per questo convegno. Io vi ringrazio, vi ricordo che noi siamo sempre disponibili per qualsiasi tipo di informazione, quindi ci potete contattare a me direttamente per quanto riguarda la parte scientifica, e poi per gli specialisti e i vostri pazienti noi abbiamo un servizio, un'assistenza clienti sempre attiva, sempre disponibile per qualsiasi necessità, qualsiasi dubbio, e potete chiamare o scriverci per avere le informazioni che vi mancano. Grazie ancora a tutti. Allora, ringraziamo il dottor Boschini e Diagnostica Spire, in particolare il laboratorio di analisi per la nutrizione e la medicina funzionale, che, come ci ha autorevolmente spiegato il dottore, ci aiuterà a comprendere come e perché l'intestino infelice è infelice a modo suo. Ecco, questa frase rimarrà sicuramente scolpita, perché è sempre coerente con tutto quello che stiamo dicendo, no? Della dinamicità, del non far parte di un protocollo ma andare ad approfondire. E grazie soprattutto per questa iniziativa del coupon a noi riservata.